Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo moderno e coloratissimo centrino che ho chiamato centrino freccia. Per quanto riguarda la lavorazione, alcuni di voi mi hanno mandato la foto da Facebook tramite internet e io l'ho leggermente modificato la parte qui lavorata laterale. L'ho fatta un po' più grande e ho fatto un po' un po' diversa rispetto alla foto originale. Questo perché mi sapete che mi piace comunque personalizzare le creazioni. Per quanto riguarda il filato, io ho optato per quello della Mistrico Filati linea topless. Il colore è il numero 11, ogni gomitolo da 50 grammi misura 125 metri ed è 100% poliammide, quindi vi faccio vedere che è un po' elastico, quindi per un centrino è una cosa molto carina da poterlo fare un po' elastico. Per realizzare il centrino, che è lungo 71 cm e largo 30, io ho utilizzato 3 di questi gomitoli lavorandoli con l'uncinetto il numero 3. Per realizzarlo si parte dalla base, si realizzano 12 giri. I successivi 12 giri servono a creare il nostro vero e proprio motivo, che io ho ripetuto per 4 volte, ma voi naturalmente se volete fare il motivo più lungo non dovete fare andare altro che ripetere il motivo molte più volte, potete ripeterlo per 5, 6, 7, per quanto volete, in modo da farlo il più lungo possibile. Io non l'ho rifinito con un bordino, l'ho lasciato semplice così com'è perché così com'era mi piaceva e quindi se decidete di realizzarlo mi raccomando mandatemi un po' le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro centrino io ho deciso di utilizzare il filato della Miss Trick Topless. Sì, è un filato che solitamente si usa per i costumi, ma per un centrino va comunque bene perché se vogliamo allungarlo un po' lo possiamo tirare e fermarlo con degli oggetti da metterci sopra. Il colore è il colore 11. Allora possiamo andare a fare il nostro centrino. Io lavorerò con l'uncinetto il numero 3, vado a fare il mio cerchio magico e all'interno lavoro 2 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, una, 2 e 3. Chiudo il mio anello magico. Ho realizzato così il primo giro. Secondo giro mi giro col lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte e rientro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e vado a fare l'ultima maglia alta entrando nella terza catenella iniziale. Ho terminato così anche il secondo giro, mi giro e vado a fare la stessa cosa, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 catenelle all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi scusate, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e 2 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, e termino andando a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Bene, io ho fatto 3 giri, dobbiamo andare a fare questo giro per altre volte fino ad arrivare a un totale di 12 giri, quindi ripeto, io ho fatto il terzo e poi si fanno sempre tutti così, maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Dobbiamo fare questo per sempre fino ad arrivare al 12° giro. Arrivato al 12° giro vi faccio vedere come continuare.
Ho terminato il mio 12° giro, quindi posso andare a fare, diciamo, di nuovo il mio primo giro, perché questa è la parte iniziale. Quindi adesso rifaremo il primo giro e andiamo a fare in questa maniera. Realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e rientriamo altre 2 maglie alte. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 5 maglie di base, 1 2 3 4 5, entro nella sesta e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, ancora 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, prendo il filo, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e di nuovo salto 5 maglie alte, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado direttamente dove ho l'archetto di 2 catenelle, vado a fare le mie 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2, rientro 3 maglie alte, 1 2 3 e di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 6 maglie alte, 3 6, entro nella settima e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, prendo il filo, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, ancora 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, prendo il filo, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nell'ultima delle mie maglie alte, quindi nella terza catenella iniziale, vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare la stessa cosa, 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e rientro dentro maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo ventaglio, quindi 2 maglie alte, cioè una maglia alta, 2 catenelle, rientro una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, archetto del ventaglio successivo, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta e di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro altra maglia alta, 5 catenelle e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, maglia alta all'interno del ventaglietto, 5 catenelle, ancora maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro maglia alta, 5 catenelle e di nuovo rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Vedete adesso, se vi è ben chiaro un attimo, noi qui stiamo rifacendo la stessa cosa di qua sotto, quindi qui si andrà a allargare tanto come abbiamo fatto qui, solo che adesso stiamo lavorando anche qui nel bordo. Terzo giro, e
andiamo a fare, entriamo all'interno dell'archetto di una catenella e di 2 catenelle, andiamo a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, vado dove ho tutte e due le maglie, tutte e due le strisce di 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa, una catenella e ricomincio da capo, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, supero tutte e due i due fili di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, supero tutti e due i fili di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, ancora 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3. A questo punto vado a fare di nuovo una catenella di separazione, prendo tutti e due i fili di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi quello che ho fatto da questo lato lo vado a fare anche da quest'altro e una volta terminato il terzo giro vi dirò come continuare. Allora ho terminato il terzo giro, adesso si ricomincia da capo, ossia si riparte dal primo giro dove avevamo il ventaglietti separati da 5 catenelle e vi farò vedere un attimo come fare visto che abbiamo una base diversa, mentre qui noi andremo a fare sempre maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno dell'archetto, proprio perché qui deve continuare ad allargarsi mentre qui rimane uguale. Noi abbiamo fatto 12 giri e anche in questa parte dobbiamo fare 12 giri, quindi 3 volte l'abbiamo già fatta, 3 li abbiamo già fatti e andiamo a ripetere di nuovo questi 3 giri fino ad arrivare a un totale di 12 giri e avremo in totale 4 motivi e qui poi avremo lo stesso numero di maglie alte che avevamo qui. Quindi ripeto, adesso vi faccio rivedere il primo giro come si fa, andiamo a fare delle maglie bassissime per ritrovarci all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo direttamente nell'archetto di una catenella successivo e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, rientriamo, maglia alta, 5 catenelle e così via e quando arriveremo qui faremo una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto e rifaremo la stessa cosa da quest'altra parte. Alla fine di questo motivo qui ne dobbiamo avere 4, questo significa che avremo raggiunto i nostri 12 giri. Allora, ho terminato quindi il mio 12° giro, quindi vedete mi sono venute 4 volte il motivo di 3 giri e adesso si ricomincia da capo, però come? Io ho spezzato il filo perché adesso noi dobbiamo ricominciare da qui a fare i nostri 3 giri come abbiamo fatto qua, quindi saltiamo questa parte, andiamo direttamente qui e facciamo il nostro primo giro che vi faccio rivedere un attimo giusto per ricordarvi come si faceva. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e rientro, maglia alta, 5 catenelle, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e di nuovo mi avvicino un po' con la telecamera così vedete meglio e di nuovo maglia alta, catenella, 2 catenelle e di nuovo maglia alta nella stessa maglia di base, 5 catenelle,
salto 5 maglie di base, entro nella sesta e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, ancora 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 5 catenelle, salto le ultime 6 maglie alte, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 6 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6, entro nella settima, 2 3 4 5 6 7, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, di nuovo 5 catenelle, salto 5 maglie di base, entro nella sesta maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, ancora 5 catenelle, salto 5 maglie alte e vado a fare nella sesta una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, di nuovo 5 catenelle, salto le ultime 5 maglie alte, entro nella sesta e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, di nuovo maglia alta e vado a lavorare normalmente come stavo lavorando prima, quindi facendo di nuovo 12 giri, ripetendo sempre i miei 3 giri, andando ad allargare qui al centro, e voi potete continuare a fare questo fino alla lunghezza desiderata. Io non so ancora quanto la farò lunga, naturalmente vi dirò contando queste volte questo quante volte l'ho ripetuto, ma non penso che la farò molto lunga, voglio metterla comunque su un, diciamo su un tavolino, quindi non penso che la farò molto lunga, però naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, e come motivo io intendo tutto questo. E poi non farò, vi dico già che io non farò alcun tipo di bordino ai lati, però voi se volete potete farlo tranquillamente, potete andare a fare qualsiasi tipo di bordino che volete per rifinirlo, io preferisco lasciarlo così com'è. Quindi alla fine vi dirò quante volte l'ho fatta lunga. Allora, io ho lavorato i motivi per 4 volte, quindi questo iniziale, secondo, terzo, scusate, 4, 5, quindi dall'inizio alla fine ho ripetuto il motivo 5 volte e per me va benissimo. Vi ripeto, io non la devo fare lunghissima, però voi potete farla lunga quanto tutto un tavolo se vi serve. Io adesso misurerò e vi dirò alla fine, all'inizio video, vi dirò quanto mi è venuta larga e quanto mi è venuta lunga.